La Sicilia, in quanto a dolci, offre davvero eleganti meraviglie. Oggi prepariamo insieme la pignolata glassata, un dolce che paga la vista e il palato. La pignolata glassata è un insieme di piccoli gnocchetti di pasta dolce fritta, ricoperti con due glasse, una bianca al limone e una scura al cacao. Gli gnocchetti riuniti formano piccoli mucchietti che somigliano a pigne, ecco da dove deriva il nome di questa specialità. Iniziamo quindi con l'impasto della nostra pignolata. In una planetaria munita di foglia metto la farina, lo zucchero semolato, aziono la planetaria, dopodiché unirò i tuorli e il passito. Bene, l'impasto è pronto. Lo lavoro giusto per formare una pallina, come vedete è piuttosto duro. Eccola qua. E ora la lasciamo riposare sotto una ciotola rovesciata per almeno mezz'ora. Ecco il mio impasto riposato, ne taglio dei piccoli pezzetti con cui faccio dei filoncini sottili, quanto un dito. Ecco qua, una volta ottenuto il nostro cordoncino, lo taglio in piccoli pezzetti, così. Ogni pezzetto pesa circa 2 grammi. Siamo pronti per friggere la pignolata. Qui ho dell'olio a 175 gradi e vado a mettere all'interno un po' di pezzetti. Dovranno risultare belli dorati. Eccoli pronti! Li scogliamo per bene e li poggiamo su della carta assorbente da cucina per togliere l'olio in eccesso. Iniziamo a preparare la glassa al limone per la nostra pignolata. Mettiamo nella ciotola di una planetaria munita di frusta gli albumi, che devono essere a temperatura ambiente, molto importante. Li montiamo fino a farli diventare bianchi e poi aggiungiamo lo zucchero a velo un cucchiaio alla volta e in ultimo anche il succo di limone. Dopo aver preparato la nostra glassa al limone, ora ci dedichiamo a quella al cacao. La prima cosa da fare è mettere in un pentolino l'acqua e il burro, che dobbiamo fare sciogliere. In questo setaccio metto sia lo zucchero a velo che il cacao amaro in polvere e li setaccio assieme. E ora metto le due polveri setacciate nel pentolino e mescoliamo. Ed ecco la nostra glassa al cacao pronta, questa è la giusta consistenza, ora la dobbiamo fare raffreddare. Ho diviso i miei pezzettini di impasto fritti in due piatti, in modo che ci sia la stessa quantità sia nell'uno che nell'altro. Ora ricopriamo questi pezzettini con la glassa bianca e li mettiamo in una metà del piatto. Li rotoliamo bene in modo da ricoprirli completamente e poi li mettiamo nel piatto. È un lavoro un po' lungo, ma alla fine ci sarà una grande soddisfazione a mangiare questo piatto. E ora allo stesso modo glassiamo gli ultimi pezzettini con la glassa al cioccolato. Ecco gli ultimi pezzetti e l'ultima. Ecco il mio dessert pronto. La pignolata va ad aggiungersi alle dolci meraviglie culinarie della nostra bella Sicilia e io non vedo l'ora di assaggiarla.